E buongiorno, inizia un'altra splendida giornata e c'è chi fa la ginnastica in spiaggia. E nonostante sia una splendida giornata, è un po' troppo ventosa e noi dovremo cambiare i nostri piani, ma non solo per l'evento. Avete visto quanto pioveva? Anche se ormai non ci facciamo più caso, la pioggia è un elemento innegabile del paesaggio bretone, però visitare Fort Talat con o senza pioggia fa una differenza abissale, così come Cap Friel. Con un pizzico di rammarico li lasciamo alle spalle, insieme al Dinan. Per fortuna questa mattina ci siamo svegliati con il sole, pronti per visitare uno dei simboli più iconici della Bretagna. Successivamente approfondiremo il tema del contrabbando e cercheremo di capire come e soprattutto quanto ci si possa arricchire con questa attività per potersi permettere una casa proprio qui. E si riparte qui nelle vicinanze di Vecchio Borgo. Ma prima di tutto ci dirigiamo verso la nostra prima tappa, un luogo leggermente meno turistico. Per un po' di vento? Sì, anche un po' di sole, finalmente. Noi eravamo convinti di vedere il mare, ma c'è una secca pazzesca. Qui ovviamente non si accorgono nemmeno di questo paesaggio perché sono abituati. E questo qua è la Salicornia. In effetti. Qui c'è anche un piccolo cimitero delle navi. Ma questo è uno spettacolo. È proprio spoglia, si vedono tutte le travi o le traverse o già come si chiamano. Poi quando esce il sole sembra una scultura, infatti probabilmente lo è. Insomma, qui siamo di fronte all'archeologia industriale, anzi navale. Ma anche questa qua non è da meno assolutamente. E non siamo unici che si sono fermati a fare le riprese qua. Cercando di essere seri almeno una volta, questo è il cimitero ufficiale delle navi di Paimpol. Ora andiamo dall'altra parte, magari si capirà meglio quanto è bassa la marea. Viene anche strano a dire che questo è uscito dal porto. E questi due buchi sotto? Quei due buchi servono per scaricare qua l'acqua. Da qua. Nella marina non c'è mai acqua bassa. Per forza. Quelli lì vorrebbero salpare, ma verso dove? Qui in controluce c'è la capitaneria del porto e qui abbiamo la diga. Siamo sopra. Ma loro sembra che stanno andando verso un canale. Perché sì, da questa parte? Guarda le porte. Wow. Le porte del Mordor. Non mi aspettavo di vedere questa cosa dal vivo, così da vicino. Non si capisce quanto è alta, però questa conca potrebbe essere alta anche una decina di metri. È alta 12 metri. Non ho neanche sbagliato più di tanto, 12 metri. Poi ci sono anche le panchine se vuoi goderti il passaggio delle navi. E da questa parte c'è uscita. Sembra che tanti molluschi vivono sulla porta. Guarda che acqua sta leggermente arrivando. Chissà se avremo occasione di vedere come funziona. Ovviamente senza questa chiusa non sarebbe possibile avere sempre l'acqua costante nella marina. E questi qua sono dei veri viaggiatori. Qualcuno sta cucinando, andiamo a invitarci a pranzo. Guarda, se guardi un po', poi vedi le barche belle e vedi le barche dei viaggiatori. Sì. Non fai brava, ti mando al collegio. Va bene. E questo lungo yacht è di Corto Maltese. Scherzi a parte, ma il disegno è molto bello. E questo è un vero lupo di mare. Ma come mai qua a Paimpol hanno un cimitero delle navi? Beh, voi qua vedete un bellissimo nuovo porto con le barche dei turisti, ma anche dei viaggiatori. E nel porto c'è pure un bel piccolo cormorano. E questi qua hanno capito tutto della vita e del lavoro. Perché nello stesso posto preparano sia le crepe che le cozze. E ora da lì siamo arrivati nella seconda parte della marina. E qui abbiamo già le barche un po' diverse. Questa è anche in vendita. E dopo queste ultime barche di legno partono i pescherecci. Ma qui finisce la parte elegante del porto e parte quella dedicata alla pesca, perché alla fine questa città nasce come la città dei pescatori e infatti si vede perché il porto è enorme, forse più grande della città stessa. Non stiamo parlando della flotta chioggiana, ma non è detto che tutte le barche sono qua.
E anche se oggi vi sembra un posto tranquillo, qua nell'Ottocento partivano centinaia e centinaia di pescatori andando verso Islanda e Terranova per pescare il merluzzo. E questi pescatori, andando verso Terranova, venivano anche chiamati Terre-Noire. Stavano via per mesi e mesi e a casa ovviamente le famiglie stavano in apprensione finché non tornavano. Poi magari li aspettava anche qualche figlio in più. Poi dopo si faceva la conta dei mesi. C'è anche Ushuaia. A questa qua manca qualche pezzo. Più che pezzo albero. Sembra che da questi tempi antichi è rimasto soltanto un po' di poesia e un grande porto, ma è rimasto anche un libro, Pescatori d'Islanda, che ha fatto sì che Paimpol esce dall'oblio e diventa il porto dei coraggiosi. Infatti da questo punto vedo un ristorante Terranova e dall'altra parte del porto Islanda. Che gentile, si è fermato. Vediamo che incominciano a fervere i preparativi. Si può dire fervere i preparativi? Non credo. E insomma, l'alta marea sta arrivando e si preparano per uscire. Ora lasciamo le case colorate e le creperie del porto e andiamo a vedere se c'è qualcosa all'interno. Ora vediamo com'è il centro storico. Ma sai che cosa non ho visto al porto? Cosa? Non ho visto una pescheria. Ti immagini che una volta lì sì, vendevano solo il pesce? È vero. E oggi le crepe. Ma no, dai, non è vero. Ho sentito un ottimo odore di merluzzo fritto. Tanto ti ho ripreso davanti a una creperia. Ma qui non c'è dubbio, questo monumento è dedicato alla pesca. Però il palazzo della creperia è fantastico. E come cambia la luce cambia il colore delle pietre. E poi qui abbiamo un panino al graticcio. Dopo facciamo un salto alla boulangerie. E come ogni casa a graticcio che si rispetti, anche questa è storta. Veramente inusuale questa torretta. Oh, soltanto adesso mi sono accorto dei fiori. Sì, ma ci sono in tutta la via. Sì, ma quelli lì sono veramente assurdi. E qui siamo nel puro centro storico. Sarebbe assurdo dire che Paimpol non è una città turistica, però è un po' meno gettonata di tante altre. Infatti non si vede un turismo di massa, se non quello delle barche ovviamente. Abbiamo incontrato alcune persone veramente stragentili, si sforzavano proprio di parlare con noi, di spiegarci le cose. Siamo rimasti colpiti. Riprendendo Maya mi sono accorto di questa casa e sotto c'è una coltelleria. Ti sei riportata nell'anno scorso? Sì, in Irlanda, i prodotti irlandesi. Siamo nella via Otto Patrioti e abbiamo letto che qui si trova la Bretagna autentica e infatti sono tutti negozietti piccoli, artigianato, poi ci sono tanti bistrò con il menù ancora scritti con il gesso, che poi non è vero perché è un pennarello cancellabile. È quasi una visione nostalgica della Francia. E se vai avanti, finiti i negozi, ti rendi conto che sei in una vera antica via brettone. E te lo dicono, pure i colori. Visto che siamo in Bretagna, ci siamo fermati a mangiare 2 galette. Eccola, finalmente una galetta Vera. Vera. Poi ve lo diremo. Va bene? Ottimo. Ottimo. Niente a che vedere con quella roba che abbiamo mangiato a Buon San Michel. I signori che hanno mangiato lì davanti a quel negozio, a quel tavolino, in realtà sono proprietari dei negozi che hanno fatto la pausa pranzo in mezzo alla strada, mangiando dalle loro schiscette, insomma. Più bello di così. Noi invece finalmente abbiamo assaggiato le galette brettone e dobbiamo dire che sono veramente ottime, consigliatissime. Ma che bel palazzo, proprio davanti al porto. E alla fine abbiamo visto acqua alzarsi. E salutiamo un altro posto approvato da Malive Believer. E andiamo avanti. Siamo partiti verso la prossima destinazione ignari del fatto che non saremo arrivati così velocemente, perché la strada ti riserva sempre qualche sorpresa. Tutto parte con un ponte ad arcata unica, con una vista più bella del solito. Seguendo la costa si entra nel paese e poi sei quasi costretto a fermarti. Ci siamo fermati giusto 1 minuto e non sappiamo neanche dove siamo. Magari ve lo scriveremo quando sapremo dove ci troviamo, perché veramente Bretagna è incredibile. Dal camper ci siamo accorti di queste case qua, sono pazzesche. Guarda che via. Voglio dire, sembra di essere a Dinan. Sembra di essere nel Medioevo. Poi loro, quando colorano una casa, colorano solo il legno, parlando delle case a graticcio. Perché poi intonaco è quasi sempre uguale, sì, con qualche sfumatura, ma sempre chiaro. Questa è rossa, questa Maya dice che è grigia, questa è verde e poi dopo c'è una azzurra.
Questa sembra anche un po' più datata e soprattutto questa qua è un gioiello. Guarda le finestre. Qui sul legno si vedono diversi colori dei diversi secoli. Fermarsi in tutti i posti in Bretagna è impossibile ovviamente, però tante volte vale la pena anche vedere i paesini dal camper. Basta scegliere le strade più possibilmente secondarie, magari come questa qua che corre lungo la costa, e magari prendi anche un caffè. Brevissimo viaggio continua tra le bandiere, chiese gotiche e rotonde fiorite. E in pochi minuti si arriva a... Ci siamo fermati soltanto 2 minuti a Plugrescan. Ma vi ricordate quando si andava a scuola a guida, quel maledetto incrocio dove tutti avevano diritto di precedenza, praticamente senza la segnalazione, cioè che dovevi dare la precedenza a destra e poi dovevi indicare chi va quando? In questo comune non esistono i segnali di precedenza. Quando si entra nel paese c'è una targa che dice che su tutto il territorio comunale bisogna dare la precedenza a destra. Che confusione! Ma sicuramente non ci siamo fermati per questo. Perché già da lontano si vede questa guglia completamente inclinata, cioè storta. Poi dicesi che è storta perché è fatta di piombo. Diciamo che lo capirei se fossimo nei posti caldi dove magari si può anche sciogliere, ma qua però non è una trovata per i turisti. E fiori ci sono ovunque. E lì un po' più lontano si vede un altro bellissimo campanile. A questo punto ci rimangono soltanto 3 km alla destinazione e come al solito non guardiamo la strada indicata dal navigatore, anche perché guardiamo il paesaggio. Prima la campagna bretone e poi finalmente il mare, che sembra spuntare dal nulla. Però quando la gente ti guarda stupita, inizia a farti 2 domande. Prima di tutte, ma questa è la strada o è la pedonale? Sono nel cortile di qualcuno? Per fortuna arriviamo senza danni, anche questa volta. Nei tempi antichi il Signore venne e disse: su questa pietra costruirò la mia casa. E poi ditemi che non è vero. C'è una casa di pietra in Bretagna costruita nel 1861, letteralmente tra 2 massi granitici giganti, la casa tra le rocce, conosciuta anche come Castelmeur. Comunque finalmente l'ho vista dopo anni e anni che la vedevo solo nelle riviste per i camperisti. Eccomi qua davanti. Va bene tutto, però parcheggiare le macchine così non mi sembra il caso. Sarebbe piaciuto vedere il riflesso della casa dentro l'acqua, anche se qualcosina si intravede. È uno dei luoghi più conosciuti, sicuramente più fotografato dell'intera Bretagna, ma questa casa è una casa privata e loro non hanno nessun piacere che la si filma e si utilizza soprattutto ai scopi commerciali, che non è il nostro caso. Unico peccato, bassa marea. Però anche loro hanno una roccia nel giardino, niente male. Ma lì avanti c'è uno spettacolo in controluce che sembra il film Pirati dei Caraibi. La sabbia bianca non l'abbiamo ancora vista. Wow! Guarda che roba! È bellissima questa spiaggia. Sembra veramente scena del film Pirati dei Caraibi. Guarda quelle rocce lì in fondo. Poi con questa luce. Sì, ma altro che la casa tra le rocce. Qui tutte le case sono tra le rocce. E lui sa che da questa parte non prende neanche un po' di vento. E dietro hanno costruito bed and breakfast. Non mi interessa la casa tra le rocce, dovreste venire per la costa. La marea non è molto alta, ma è uno spettacolo. Qui le scogliere sembrano uscite da un racconto nordico. Ogni scoglio, ogni roccia sono un quadro, ogni angolo una potenziale cartolina. Soprattutto se hai cioè la fortuna di trovarti quando c'è il sole. E siamo arrivati alla spaccatura tra le rocce. Riprendiamo il sentiero verso la faglia, cioè la gouffre. Questa roccia qua è bicolore. Poi sembra quasi una piscina. Wow. Alla fine sì, è una vera spaccatura tra le rocce e il vento è 10 volte più forte perché ovviamente si infila. Se la casa tra le rocce vi sembra uno spettacolo, la faglia non vi sembrerà di meno. Questa gigantesca spaccatura nella scogliera è stata creata da secoli di maree e vento brettone. È il punto perfetto per le riprese paesaggistico-drammatiche, stando attenti a non farsi portare via dal vento.
Si dice che un tempo fosse usata come punto di osservazione dei pescatori per capire la forza della marea. Tutto questo è stato creato dal vento e dalle maree. Ma scherzi a parte, la casa tra le rocce sicuramente ha un suo fascino, però quello che è imponente qua è la natura brettone. Visto da lontano può sembrare un fotomontaggio. Noi intanto andiamo avanti. E lo spettacolo è continuato anche lungo la strada perché abbiamo rivisto un pezzo della costa appena visitato. E come si vede è già un po' tardi, ma noi siamo arrivati a Roscoff. Ormai la luce è rimasta poca, così come l'acqua. Alcune veramente fanno ridere. Qui si capisce ancora meglio, perché più vicino sono tutte quante nel fango. È immancabile ancora, o qualcosa del genere. Come si può vedere, il faro non è soltanto di bellezza. Blink. Non è che volevo fare nessuna ripresa, infatti c'ho soltanto il telefono con me, però non riesco a resistere. Early the next morning. E questa notte abbiamo dormito direttamente sui binari. Per fortuna si tratta della vecchia stazione di Roscoff. Ed eccoci arrivati al porto. E benvenuti a Roscoff, la città degli armatori, bucanieri, filibustieri, tutti quanti contrabbandieri E onesti venditori di cipolle. Per quanto riguarda la marea, da ieri sera è cambiato poco. Ma è anche normale, visto che sono passate più o meno 12 ore. E visto che c'è la luce, le barche si vedono meglio. E lì fuori vediamo un'isola e un altro faro. Poi lì c'è un altro. Ma una differenza l'ho vista. Guarda là. Hanno rimosso quella barca lì. Quella che c'era insieme al barchino. In effetti eccola lì fuori. Hai visto che per raggiungere le loro imbarcazioni i proprietari hanno a disposizione o di proprietà questi barchini qua molto piatti. Nel 1700 qua il commercio marittimo era al massimo, però alcune rotte sono diventate pericolose, le tasse sono diventate troppo alte e alcuni proprietari delle barche hanno deciso di cambiare leggermente il loro modo di lavorare. Ma commercianti di Roscoff era la gente onesta, non volevano diventare pirati, ma dovendo portare la pagnotta a casa, loro e il loro equipaggio si inventarono i contrabbandieri. Ma non vogliamo entrare nel merito quanto questa attività ha aumentato le loro ricchezze e tra poco parleremo anche della gente povera. E questi qua non hanno soltanto un bellissimo palazzo, ma anche una torretta privata. Ma avete notato com'è diversa l'architettura qui a Roscoff? Queste case in granito sembrano arrivate dall'Inghilterra. Ai lati delle case si trovano i comignoli e in mezzo quasi sempre troviamo gli abbaini. Poi ci sono le versioni moderne con gli abbaini, cioè i terrazzi, e dietro c'è il faro. Praticamente tutte quante case sono così. E qui nella parte posteriore della casa troviamo il giardino tipico britannico, stretto e lungo, però i colori delle case sono tipicamente brettoni. E qua abbiamo una casa veramente storica, ma l'architettura non cambia. Partendo dalla sua posizione con lo sguardo diretto sul canale della Manica, tornando indietro ai commercianti dei quali abbiamo parlato prima e poi vi parleremo anche dei Johnny's, famosi commercianti delle cipolle, ancora oggi Roscoff ha strettissimi collegamenti con Gran Bretagna perché i traghetti partono quotidianamente. C'era di Topolino. E siamo arrivati al centro. Ma prima di addentrarci nel centro storico, proviamo a seguire questa massa di persone dove sta andando. Quasi tutti vanno su questo ponte, acquistando prima i biglietti. C'è un bel po' di gente. Per ovvie ragioni della marea bassa devono attraversare questo ponte per prendere la navetta. C'è la barca che li porta verso il Deba. A quanto pare c'è un bellissimo giardino botanico ed è un'isola fatta per le passeggiate. Ma laggiù cosa cercano tutti quanti? Le cozze, secondo me. L'unico che non fa niente è lui. Stanno proprio cercando sotto le alghe. Ed ecco qua la prova che anche questo è un porto dei marinai, un porto vero. Tutti attrezzi per la pesca. Ma guarda quanto è spesso questo filo. Poi visto dove sono posizionati, anche loro devono regolarsi in base alle maree. Mi sembra una nave per la pesca questo qua. Questo peschereccio serve per pescare i granchi perché questa zona è famosa per la pesca al granchio. Siamo partiti il nostro giro del centro storico dalla chiesa e abbiamo notato che intorno alla chiesa si trovano delle case più belle, quelle più riccamente decorate, semplicemente perché una volta chi era più ricco poteva permettersi di stare più vicino alla chiesa.
E questa casa di fronte alla chiesa, che ora è un albergo, c'ha le finestre a forma di croce. E i commercianti, per ringraziare il Signore per i loro prosperi commerci, decisero di donare le decorazioni alla chiesa. Mentre a Conflura abbiamo visto le navi all'interno della chiesa, qui ci sono all'esterno ed è forse una delle uniche chiese che li ha. E questo è sul campanile. Ora, so che continuiamo a ripeterci, ma qui un po' sembra di essere in Irlanda, ma ad ogni angolo della chiesa c'è un angolo verde. Ma questa cosa cos'è? Magari c'è un ingresso dall'esterno. E poi abbiamo trovato un veliero davanti all'ingresso principale. E quando si dice le case riccamente decorate si intende questo, magari le finestre un po' più belline con le cornici attorno, oppure abbaini con le decorazioni sovrastanti. Poi qui vediamo anche un venditore di cipolle. Addirittura sono decorate anche queste piccole finestre. E là sopra abbiamo un drago, sotto un pesce e sopra il drago, sembra una rana. Questa casa ha pure una torretta. Ora non andiamo in giro a cercare tutte le antiche decorazioni, perché poi ci sono altre decorazioni un po' più moderne, sempre davanti alla chiesa come questa qua. Semplice ed elegante. Ma pensa anche Maria Stuarda alla sua creperia. Perché Maria Stuarda, quando aveva 6 anni, venne qua in villeggiatura, probabilmente abitava in quella casa lì. E ora parliamo di perché in questo paese l'odore di cipolla è più forte di quello delle alghe. E la trovate ad ogni angolo. Ci sono negozi interi con tanto di logo e potete comprare anche le casse intere. Entriamo a vedere. Vediamo. Guarda la maglietta. Questa maglietta piace. Roscoff è l'unico posto dal quale come souvenir potete portarvi via letteralmente un sacco di cipolle, chips a base di cipolla o una salsa sempre a base di cipolla. Guarda questo che carino. Chissà se ha il gusto di cipolla. Probabile. No. Ed eccola qua, abbiamo trovato la casa intrusa di Roscoff. E a Roscoff chi non viveva di mare viveva di terra, soprattutto coltivando le cipolle. Ma 100 anni fa, o meglio dire 97 anni fa, non c'era il mercato globale ed era difficile vendere i prodotti locali. E a questo punto un giovane agricoltore con i suoi 2 amici affittò una chiata, la caricò di cipolle e 3 bici e se ne andò in Inghilterra. E così è nata la leggenda, anzi meglio dire commercio leggendario, perché dopo di loro partivano in centinaia con i carichi di cipolle, le mettevano sulle bici, andavano porta a porta, bussavano e le vendevano. E gli inglesi li chiamavano i Johnnies. Mi sa che con la luna piena acqua non torna proprio. Ma oltre che per le cipolle, Roscoff è famosissima anche per le sue alghe, non soltanto perché si mangiano, ma anche per i trattamenti di bellezza. Anche qui è tutto pieno di cipolle, ma io mi mangerei volentieri una crepe. Ah, andiamo. Anche se hanno scritto che è sempre aperto, è chiuso. E noi volevamo mangiare la crepe in una creperia, non in una pizzeria, un pub, un ristorante, un bar. Rimaniamo al pomeriggio? Certo. E con questa notizia bomba e un odore di cipolle impressionante, lasciamo Roscoff. E io lo so cosa ora state pensando, che questa cosa dell'odore l'abbiamo detta soltanto per il video. Se vi aspettavate altri villaggi bretoni rimarrete delusi. Questo tratto di strada sembra uscito dal fumetto di Asterix e Obelix e fino alla fine di questa tappa, grazie anche al mese di settembre, abbiamo incontrato soltanto qualche ciclista. Bello parcheggiare in Francia. Bello. Sì, bello, ma prima devi arrivare al parcheggio. Beh, io lo so quanto è profonda. Oh, ma guarda che mura. Cosa c'è all'interno? Si intravede il faro, e una cosa con e una senza il tetto. Beh, qua già la vista è diversa. Ti stai informando? Quello lì ingresso all'abbazia, vedi, gli manca tutta questa parte sopra. E questo è l'antico portale dell'abbazia. Ma partiamo in ordine. E per quelli che sono ancora convinti che la Terra è rotonda, siamo arrivati a un altro punto che si chiama, o almeno si chiamava, Finisterra. Oggi banalmente chiamato Point Saint-Mathieu, o più banalmente Punta San Matteuccio. Anche questo è un punto più panoramico, come continuiamo a dire durante questo nostro viaggio, ma se volete ammirarlo ancora di più potete salire sul faro, farvi 100 e rotti gradini, salire a 37 metri d'altezza e ammirare la vista a 360 gradi. Ma vista la quantità dei scogli, anche questo punto avrebbe da raccontarci tante storie. E davanti al faro c'è l'antica abbazia. Penso che sarà difficile farlo capire con il video, ma è altissima, è enorme.
e si vede chiaramente il stile romanico gotico, soltanto che invece delle finestre colorate si vede il faro, mentre da questa parte domina la luce. La cattedrale è stata distrutta durante le epoche passate, soprattutto durante la guerra di 100 anni, e si vede chiaramente che è stata anche bruciata. Ma in ogni caso manca qualche pezzo. Più che pezzo, manca qualche pietra che è stata utilizzata per costruire il faro. Ogni tanto si dice che queste sono le cattedrali verticali e i pezzi mancanti dell'abbazia sono soprattutto quelli vicino al faro. Che era una cattedrale imponente, si vede benissimo, ma deve essere stata bellissima. E nonostante secoli passati e tutte le intemperie, resiste ancora. E in questa che immaginiamo che è una cappella non distrutta per costruire il faro, sembra che c'è un altare e lo spazio per acqua santa. O magari siamo noi ad idealizzare tutto. Però vi devo dire una cosa, anzi due. La prima è più state, più cose vedete. E la seconda è più tempo ci state, più riuscite a capire l'imponenza e la bellezza di questo posto. E ora noi andiamo di là, verso Conché. È possibile arrivare anche attraverso il famosissimo sentiero GR34, ma noi andiamo con il camper. Altra creperia chiusa, però almeno sappiamo dove siamo. E dopo aver guardato il lago del parcheggio siamo passati vicino al faro per fare i pochi chilometri di costa che ci separavano dal Conché. E alla Conché ci siamo fermati in questo parcheggio che è un misto camper macchine, ma c'è anche il camper service. E qui all'uscita del parcheggio quello che potrebbero sembrare lavori in corso in realtà è una boa marittima, e poi qui ci sono le gabbie per i granchi. In realtà non sono i granchi, no? No, sono le aragoste blu. Come la zona. E se qualcuno interessa c'è anche ufficio del turismo. Ormai in Francia ci siamo abituati a questi giardini pensili. Prossima volta quando ripinturerò le persiane le faccio blu brettone. Oh, il primo palazzo che vedo è quello dei bucanieri. E qui c'è la taverna dei pirati, cioè la creperia. Ma è chiusa anche questa qua. Wow, le pecore. Ci sono mancate. Oh, ma sono in pietra. Ah sì? Eh sì, non è plastica. A me questa arenaria scura dà proprio un senso di indistruttibilità. Ma ora andiamo verso il mare. Aspetta un attimo. Sono tutti prodotti a base delle alghe, perché qua nella zona raccolgono anche le alghe e adesso li utilizzano anche nella cucina. Guarda quella zuppa di pesce con le alghe. Immagino che per andare verso il mare basta prendere la prima via in discesa. E in effetti... Oh, ma questo sembra quasi una torretta. C'è sempre il sole a quest'ora. In effetti questo palazzo sembra più una fortezza. Guarda che porta che non porta da nessuna parte. E questa camomilla sembra un piccolo marciapiede di una volta che portava dentro la casa. E queste casettine che ormai guardano il mare sembrano fatte apposta per fare una cartolina. Al vaporetto. Anche se in effetti potrebbe esserci qualche vaporetto. E comunque un vaporetto c'era. Per anni i poveri cittadini dovevano pregare qualche pescatore che li portasse sulle isole di fronte. A un certo punto il governatore della città si decise e introdusse un vaporetto. Conché è una piccola cittadina con una storia molto simile a quella di Roscoe, quindi non andiamo a ripeterla. Ma qui già nel 1500 si sviluppò un importante porto commerciale e la posizione era talmente strategica che, come abbiamo visto, ci sono le case belle corazzate perché in tanti volevano conquistarla. E anche qua le case più belle le hanno costruito armatori, ovvero i commercianti marittimi. E questa sì che è una vera fortezza. Guarda che discese che avevano verso il mare. Una di qua e un'altra dall'altra parte. Devo dire che non mi dispiacerebbe stare qua. E poi c'è questa vista qua. A questo punto si sale e andiamo dall'altra parte. Perché lì dall'altra parte della baia, dietro la collina, dovrebbe esserci un faro. E la strada porta davanti alla porta di qualcuno. Ma è proprio un bel sentiero lungo il mare. Dai, una cosa diversa, da un po' che non camminiamo. E qui la felce cresce come erbaccia. Mi sa che dobbiamo arrivare a quel ponte lì. In questa vecchia foto c'è il palazzo che esiste ancora, ma ci sono molti altri. E questo ponte in più. Fino
al 1800 finché non è arrivato il famoso Vaporetto. Per attraversare dall'altra parte dovevano aspettare la bassa marea. Qua non è molto alta. Poi il primo ponte in legno è stato costruito, pensate, dai tedeschi, perché ovviamente gli serviva per trasportare le truppe e tutt'altro, e questo ponte qua esiste solo dal 1950. E qualcuno sta facendo il bagno. Ed è un ponte sollevabile. Altro che casa, altro che palazzo, questa è una fortezza. Ma hai visto che casettine? Sì. Io so già che noi vedremo benissimo il faro, ma in video non si vedrà niente perché è tutto in controluce. È evidente che hanno qualche problemino. Hanno anche pochissimo tempo a sistemarlo perché l'acqua sta calando a vista d'occhio, nel senso, se vogliono uscire. Non si vedeva niente. Siamo venuti qua al porto a fare qualche ripresa, ma comunque quella è una posizione terribile, perché finché non l'hanno automatizzato si racconta che le persone che stavano dentro non riuscivano a uscire nemmeno a prendere l'acqua durante le tempeste. Ma volevo venire al porto anche per un'altra ragione. Tutto quello che si vede sono gli attrezzi per la pesca. E lì fuori abbiamo la flotta dei pescherecci e tutti quanti hanno una forma piuttosto simile. Immagino che tutti pescano la stessa cosa. Purtroppo non lo so se è il famoso granchio o qualcos'altro. E non è che mi piacerebbe sapere, ma anche salpare con loro per una battuta di pesca. Scusa, ma non ti sembra che quelle navi hanno quelli palloncini che avevano nei Deadliest Catch? Infatti. Beh, se è così allora non mi piacerebbe salpare con loro. Non tanto per la paura quanto per la nausea. Ora siamo già partiti verso il camper, però che colori, che spettacolo. Metti anche lui. Mi faccio un po' di queste immagini per quest'inverno. Ma sai cosa devo fare? Cosa? Dovrei prendere un po' tutti questi clip paesaggistici, farne altri, metterli in un unico video che non pubblico da nessuna parte, ma lo proietto in loop sul muro. Siamo un po' stanchi e affamati, ma anche in una cittadina piccola come Conché, se sei curioso riesci a distruggerti i piedi. E da questo video cartolina ripreso dal giardino di qualcuno, vi salutiamo da Conché. Ma prima faccio notare che questo faro è un fake, non funziona. The next morning. E buongiornissimo, prima di ripartire bisogna sempre salutare i luoghi che si visitano. Che dici? Bellissimo. Poi al mattino c'è sempre una luce pazzesca. Questo posto sembra un piccolo paradiso. Ma devo dire la verità, è più bello con l'acqua. Poi ieri non abbiamo detto, quella lì si chiama la passeggiata delle case bianche. Invece, come si vede chiaramente, è possibile dormire anche dall'altra parte. Ma a noi, quando possibile, piace parcheggiare vicino al centro, così a parte visitare la città, riusciamo a vederla magari anche di sera o al mattino presto, che è completamente diversa. Il nostro viaggio si avvicina alla tappa conclusiva. La Bretagna non mancherà di stupirci e di stupirvi fino all'ultimo chilometro. Speriamo che ci farete compagnia fino alla fine, che poi non sarà proprio la fine. Siamo arrivati ai bagni, ma ne parleremo a tempo debito. E vi auguriamo buonanotte da Penisola di Quiberon. Notte! E stasera, insieme agli altri disperati, in mezzo al nada del Penisola di Quiberon.